Benvenuti nel video dedicato al modello Moda 24, seconda parte. Cuciture effettuate. Si tagliano i margini lasciando mezzo centimetro dalla cucitura. Così. Una volta tagliato tutto il margine da una parte e dall'altra, si stirano i margini aperti. Stiratura effettuata. Si piega il collo a metà, rovescio contro rovescio, facendo coincidere la cucitura con la cucitura e margini con margini. Blocco con spillo all'interno della cucitura, uguale per l'altra cucitura, margini con margini e cucitura con cucitura. Si fanno coincidere i margini tutto attorno al perimetro e si bloccano con gli spilli. Tutto attorno alla circonferenza. Bloccati i margini con spilli. Applico il collo al girocollo del vestito. Il vestito sono sul rovescio del tessuto e il collo è dritto. La parte più lunga del collo va applicata con il girocollo davanti, la parte più stretta del collo va applicata col girocollo del dietro. Inserisco il collo all'interno del vestito e blocco il centro davanti del mio girocollo con la marca segnata sulla parte del collo. Prima blocco queste due marche, blocco con spilli. Secondo punto, cucitura del collo con cucitura della spalla. Terzo spillo, marca del collo con cucitura del centro dietro. Quarto spillo, cucitura della spalla con cucitura del collo. Bloccati questi 4 punti, blocco il resto del margine con gli spilli. Metto assieme margine con margine e blocco tutto attorno alla circonferenza con gli spilli. Collo bloccato al girocollo del vestito. Misuro i margini indicati dal cartamodello e li riporto con il gesso sul tessuto, tutto attorno alla circonferenza. Poi si imbastisce sopra il segno del gesso, si cuce a macchina e si rifiniscono i margini. Prestare attenzione che le pieghette non si girino. Collo cucito e rifinito. Si gira sul dritto, si stirano i margini verso il vestito. Poi si esegue un'imbastitura e cucitura a 3 mm dal collo sul vestito. Eseguito cucitura. Queste sono le fascette degli incavi. Segno i punti con il filo da imbastire, che mi aiutano ad unire poi la fascetta con gli incavi. Ricordo che le fascette le ho tagliate singolarmente e messe assieme dopo dritto contro dritto, appoggiato il cartamodello. Troviamo le stesse lettere sull'incavo del davanti. Abbiamo la lettera G che è sul fianco, la lettera H che è a metà dell'incavo e la lettera I che è sulla cucitura della spalla.
Questo è il cartamodello del dietro, abbiamo sempre la I sulla cucitura della spalla, la L a metà dell'incavo e la G sulla cucitura del fianco. Togliamo gli spilli e separiamo il cartamodello dalle stoffe. Questo è il tessuto rovescio e lo segno. Segno anche la lettera H, che mi aiuta poi ad individuare il punto che va messo sulla metà dell'incavo del davanti. Separo le due fascette, tagliando anche le marche. Questo è il rovescio del tessuto, questo è il dritto e unisco i due lati, piego la fascetta dritto con dritto, unisco il margine, misuro il margine del cartamodello e lo riporto con il gesso sulla stoffa, blocco con gli spilli e cucio a macchina. Cucitura effettuata e anche stiratura con i margini aperti. Piegare a metà la fascetta, rovescio contro rovescio e bloccare la cucitura. Far coincidere la cucitura e far coincidere tutti i margini e bloccarli con gli spilli, tutto attorno alla circonferenza. La lettera H che avevo segnato sul rovescio del tessuto, ora la riporto anche sul dritto con un segno con il gesso. Quel punto là lo dovrò mettere con la H del mio incavo davanti. Prendo il vestito e lo giro sul rovescio del tessuto. Questo è il davanti del vestito. Ho la fascetta con il tessuto dritto sul rovescio del vestito, blocco la lettera H con la marca che avevo a metà dell'incavo, poi cucitura della fascetta con la cucitura del fianco del vestito. L'altra marca della fascetta con la cucitura della spalla e quarto spillo l'incavo del dietro con l'altra marca della fascetta. Bloccati questi primi 4 punti, bloccare il resto dei margini con gli spilli. Bloccati i margini della fascetta con quelli degli incavi con gli spilli, misuro il margine del cartamodello e lo riporto sulla stoffa con il gesso. Poi imbastisco lungo il gesso e cucio a macchina. Effettuata la cucitura, si taglia a 3 mm dalla cucitura. Tagliati i margini e lasciato 3 mm, stirare la fascetta girata in questo modo. Stirata la fascetta, si gira il vestito sul dritto del tessuto e si effettua un'altra stiratura piegando la fascetta verso il vestito, in questo modo. Dopo aver stirato, si blocca la fascetta sul vestito con il filo da imbastire a 2-3 mm dalla piega. Effettuata l'imbastitura, si fa la cucitura a macchina, sempre 2-3 mm dalla piega della fascetta. Cucitura effettuata. Sopra ho utilizzato il filo nero e sotto il filo bianco. L'altro incavo si rifinisce nello stesso modo. Per quanto riguarda l'orlo, il cartamodello mi indica che è un orlo doppio.
Vi lascio al video dedicato all'orlo doppio. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!